La prima tradizione di impresa sociale, che forse è quella alla quale tutto sommato mi sento meno legato perché la trovo un po' limitativa, è quella che si chiama Social Enterprise School nella letteratura. Si identifica con la crisi che si produce nel fundraising. Cioè le organizzazioni no profit si rendono conto che andare a fare fundraising ti costa, non so, 80 centesimi per ogni franco che tiri su. Ma 80 centesimi costa a me, 80 centesimi costa a te, alla fine il franco che viene preso è uno solo, per l'intero complesso abbiamo speso 1,60 franco per tirare su un franco. E allora nasce l'idea di costituire delle organizzazioni profit che hanno come campo di attività qualsiasi cosa, con quale obiettivo? Di generare risorse da devolvere all'attività core, che sarebbe l'attività della, diciamo, dell'organizzazione no profit. Ecco, questo è un modello che secondo me ha avuto una sua grande, un suo grande ruolo, una sua grande funzione, perché ha consentito a delle organizzazioni che avevano degli obiettivi, diciamo, sociali nel senso più vasto del termine, cioè di servizio alla comunità, di finanziare questa attività. Però secondo me Yunus va oltre. In che misura va oltre? Si chiama nella letteratura la Social Innovation School. Qual è secondo me il limite dell'approccio della Social Enterprise School? È che tu hai una netta separazione tra quello che faccio nell'attività business, e lì che faccia gadget, che faccia... No, l'importante è che io venda e faccia soldi. E l'attività in qualche modo, devo dire, io faccio una critica interna all'economia di comunione, anche noi abbiamo vissuto questa logica. Cioè agli imprenditori cosa facciamo fare? Produrre profitti e donare questi profitti. Poi il loro lavoro finisce. A questo punto c'è l'AMU, ci sono le nostre ONG che fanno il lavoro. Devo dire la verità che non mi piace questa separazione. L'enciclica ci dice che non dobbiamo separare questi due momenti. Non c'è chi si specializza nella redistribuzione e chi si specializza nella produzione. Yunus dice proprio questo. Cioè dice l'imprenditore che ha delle virtù che lo rendono innovatore, che lo rendono capace di assumersi il rischio, di non fermarsi a lamentarsi dei problemi, ma sono sempre una pedana di lancio, una sfida, che quasi quasi lo eccitano. Cioè l'imprenditore che ha un problema davanti, il vero imprenditore, non prende paura quando c'è un problema nel mercato, quando c'è qualche guaio, ma quasi quasi si eccita, perché vive la sfida imprenditoriale come una vocazione. Allora questo imprenditore, secondo me, quello dice Yunus, ha delle energie che dovremmo anche utilizzare direttamente per risolvere i problemi sociali. Ecco che nasce l'impresa for project, perché io uso l'impresa con le sue logiche, col suo meccanismo, anche per risolvere i problemi sociali, in un modo nuovo, in un modo più creativo, che mobilita delle risorse impensate. E allora supera questa suddivisione del lavoro della prima scuola, che anche dal punto di vista temporale precedente, cioè nasce negli anni 70 con questa crisi dei finanziamenti filantropici.